Scusi, che cosa sta facendo lì con la lavatrice? Oh, salve, sto solo lavando i miei abiti da lavoro. Ma quello sulla lavatrice è il mio detersivo. Davvero? Pensavo fosse a disposizione del palazzo. No, è il mio detersivo privato. Mi dispiace molto, non ne avevo idea. È un detersivo biologico molto costoso, preso in un negozio specializzato. Ne ho presi solo 2 misurini. Ma la confezione era quasi nuova e ora ne manca un bel po'. Forse lo ha usato anche qualcun altro. L'ho appena vista con i miei occhi. Non volevo assolutamente rubare, mi creda. Bisogna chiedere prima se non si sa di chi sia qualcosa. Ha perfettamente ragione, sono stato sbadato. Questo detersivo è specifico per la mia allergia. Lo capisco perfettamente, certo. Devo sempre ordinarlo online. Posso darle i soldi per la parte che ho usato? Non è solo una questione di soldi, è il principio. Sono nuovo qui e non conosco ancora bene le regole. Di solito ognuno ha il proprio cesto sullo scaffale. Il mio cesto è ancora su in appartamento. Allora farebbe meglio a portarlo giù subito. Lo faccio immediatamente. E per favore, non usi più la mia polvere. Promesso. Oggi pomeriggio comprerò il mio detersivo. Quale ha intenzione di prendere? Comprerò semplicemente il più economico al supermercato. Faccia attenzione, alcuni hanno un odore molto forte. Grazie per la dritta. Non vorrei che tutta la lavanderia puzzasse così. Ci starò attento. Qui c'è ancora un rimasuglio nella confezione. Lo tenga pure, per favore. Ho già fatto abbastanza danni. E va bene, per questa volta dimentichiamocene. È molto gentile da parte sua. Come si chiama a proposito? Io sono la signora Meyer. Io sono Thomas. Abito al 3° piano. Piacere di conoscerla, Thomas. Piacere mio. E ancora scusa per il detersivo. Nessun problema. Buon bucato allora. Grazie. Le auguro una buona giornata. Grazie, altrettanto. Arrivederci. Ciao. Don't forget to use our website langfad.xyz, where you can get essential words and phrases, an Anki deck, and a PDF file based on this lesson. The link is in the video description. Ciao Oksana, che bello che tu sia qui. Ciao Lucas, anche a me fa molto piacere. Cosa cuciniamo di buono oggi? Come promesso, oggi faremo i vareniki ucraini. Suona benissimo, non li ho mai fatti da solo. Non è difficile, ma ci vuole un po' di tempo. Cosa ci serve per l'impasto? Ci servono farina, acqua, un uovo e un pizzico di sale. Ho qui 1 chilo di farina. Basta? Sì, è più che sufficiente. E cosa mettiamo nel ripieno? Oggi ne facciamo di 2 tipi, patate e ciliegie. Quelle alle patate le conosco, ma le ciliegie nell'impasto sono una novità per me. Hanno un sapore fantastico con un po' di zucchero. Ok, sono proprio curioso. Per prima cosa devi cuocere le patate e schiacciarle. Le sbuccio subito. Io nel frattempo preparo l'impasto. La sfoglia deve essere molto sottile, vero? Esatto. La stendiamo e ricaviamo dei cerchi. Posso usare un bicchiere per farlo? Sì, un bicchiere d'acqua alla dimensione perfetta. Guarda un po', queste patate sono abbastanza morbide? Sì, perfette. Ora le mescoliamo con le cipolle soffritte. Le cipolle hanno già un profumino niente male. Ora mettiamo un cucchiaino di ripieno al centro del cerchio di pasta. E poi semplicemente ripieghiamo l'impasto? Sì, e devi premere bene il bordo con le dita. Oh, il mio primo varenica ha un aspetto un po' buffo. Non preoccuparti, la pratica rende perfetti. Quanto tempo devono bollire in acqua? Solo pochi minuti, finché non vengono a galla. Ma allora si fa in fretta. Sì, però dobbiamo tirarli fuori con molta delicatezza. Li mangiamo con la panna? Li mangiamo con lo schmand o con la panna acida. Ho anche rosolato un po' di pancetta. Si sposa benissimo con i vareniki alle patate. Comincio ad apparecchiare la tavola. Ottimo, la prima porzione è quasi pronta. C'è un profumo che sembra di essere in un ristorante di lusso. In Ucraina li mangiamo spesso con tutta la famiglia riunita. È una bellissima tradizione. Ecco, assaggiane uno. Ma attento, scotta. Wow, è davvero delizioso. Mi fa molto piacere, Lucas. Grazie per avermi insegnato a farli. Con piacere. Buon appetito. Benvenuto a Kiev. Hai dormito bene? Sì, grazie. Sono pronto per il giro della città. Oggi prendiamo la metro per andare in centro. Oh sì, ho sentito dire che la metro qui è davvero speciale. È vero. Scenderemo alla stazione Arsenalna. Ma perché il tragitto sulla scala mobile dura così tanto? Non c'è da stupirsi. È la stazione della metropolitana più profonda del mondo. Davvero? Quant'è profonda esattamente? Si trova a circa 105 metri sottoterra. Incredibile.
Sono quasi 5 minuti di scala mobile. Sì, qui bisogna prendere 2 scale mobili diverse una dopo l'altra. Come mai hanno costruito la stazione così in profondità? Dipende dalla geografia e dal fiume Dnipro. Tecnicamente è davvero impressionante. Molte persone approfittano della scala mobile per leggere. L'ho appena notato. C'è un uomo che sta leggendo addirittura il giornale. La stazione è stata inaugurata nel 1960. È anche molto bella con tutto quel marmo antico. Sì, l'architettura della metro di Kiev è famosa in tutto il mondo. Ci sono altre stazioni così profonde qui. Sì, molte stazioni su questa linea sono molto profonde. Si sta freschi qui sotto in estate. Sì, sottoterra la temperatura è sempre gradevole. È l'ideale con il caldo che fa fuori. Ecco, siamo quasi arrivati in cima. Finalmente rivedo la luce del giorno. Guarda indietro, non si riesce nemmeno a vedere la fine della scala mobile. Mette un po' d'ansia, ma è anche fantastico. Qui sopra ci sono molti parchi e monumenti bellissimi. Continuiamo a piedi da qui. Sì, ora camminiamo verso il parco Mariinsky. Quante persone usano questa metro ogni giorno? Prima della guerra erano più di 1 milione di persone al giorno. È un numero enorme. La metropolitana è il mezzo di trasporto più importante di Kiev. Trovo incredibile quanto sia tutto pulito qui. Sì, qui ci tengono moltissimo alla pulizia. Posso pagare con la carta qui? Sì, puoi usare semplicemente lo smartphone o la carta di credito. È molto più semplice che in tante altre città. Vieni, usciamo all'aperto adesso. Sono curioso di vedere cosa mi aspetta lassù. La vista sul fiume da quassù è fantastica. Non vedo l'ora. Grazie per avermi fatto da guida. Salve. Oh no, cos'è stato? Credo che l'ascensore si sia fermato. Non può essere vero. Siamo rimasti bloccati. Niente panico. Succede ogni tanto nei palazzi vecchi. Ha già premuto il pulsante di allarme? Sì, l'ho appena schiacciato. Sente il segnale? Sì, ma non risponde nessuno. Dobbiamo aspettare un momento. I sistemi tecnici hanno i loro tempi. Mi sento un po' a disagio. È così stretto qui dentro. Faccia un bel respiro profondo. Io sono Elena. E lei? Mi chiamo Mark. Piacere, Elena. Piacere mio, Mark. È qui nell'edificio per lavoro? Sì, lavoro al 4º piano. Sono un grafico. Ah, interessante. Io invece sono qui per un colloquio di lavoro. Oh, non è proprio l'inizio ideale per un colloquio. Vero? Speriamo che mi aspettino. Posso provare a chiamare con il cellulare? A campo? Il mio telefono qui non ha segnale. Un attimo. No, purtroppo nemmeno io. Il metallo scherma tutto. Allora mi sa che dovremo chiacchierare finché non arrivano i soccorsi. Mi racconti qualcosa? Cosa le piace fare nel tempo libero? Mi piace passeggiare al Prater e adoro i caffè storici di Vienna. Che bello. Io preferisco lo sport. Vado spesso a correre. Correre fa bene contro lo stress. Ne avremo bisogno proprio ora. Già, esatto. Guardi, la luce sta sfarfallando. Non abbia paura. La luce di emergenza funziona sempre. Sa quanto tempo ci vuole di solito per una riparazione? In genere i tecnici arrivano nel giro di 20 minuti. È un tempo lunghissimo in 2 metri quadrati. Pensi a qualcosa di bello. Alla prossima vacanza, magari. Mi piacerebbe andare in Italia in estate. Al mare. L'Italia è meravigliosa. Si mangia così bene lì. Sì, pizza e pasta. Mi sta venendo fame a pensarci. Ho una mela in borsa. Ne vuole un pezzetto? No, grazie. La mangi pure lei. Sente. Qualcuno sta parlando attraverso l'altoparlante. Ehi, ci sentite? Siamo qui nell'ascensore. Una voce dice che manderanno subito qualcuno. Grazie al cielo. Questa è un'ottima notizia. Visto? Andrà tutto bene. Saremo presto fuori. Appena si apre la porta, per prima cosa mi bevo un caffè gigante. E io andrò al mio appuntamento. Magari con una storia incredibile da raccontare. Già, potrà dire di essere rimasta intrappolata nell'ascensore. È un'ottima scusa per il ritardo. Si muove qualcosa? L'ascensore sta ripartendo. Finalmente, ecco la luce del corridoio. Buona giornata, Elena. In bocca al lupo per il colloquio. Grazie, Mark. Buona giornata di lavoro anche a lei. Salve. Scusi, potrebbe aiutarmi per favore? Sì, volentieri. Qual è il problema? Ho noleggiato quest'auto elettrica, ma non capisco come funzioni la stazione di ricarica. Nessun problema. All'inizio qui in Norvegia è spesso complicato. Ho già inserito il cavo, ma non succede nulla. Ha l'app corrispondente sul suo smartphone. Ho un'app, ma continua a darmi un messaggio di errore. Mi faccia vedere. Ah, questa è l'app sbagliata per questo operatore. Oh, povera me. Quale mi serve allora? Deve scansionare quella che vede sopra la colonnina.
C'è un codice QR qui. Devo usare quello? Esatto, scansioni il codice con la fotocamera. Ok, un momento. Ora si sta aprendo una pagina web. Lì deve registrare la sua carta di credito. Devo farlo ogni volta? Solo la prima volta, dopo avverrà tutto in automatico. Va bene, inserisco subito i miei dati. Faccia con calma, la tecnologia a volte è un po' lenta. Ecco, fatto. E adesso? Ora selezioni il numero della stazione di ricarica. È la numero 4. Premo su Start. Oh, ora l'auto ha una luce blu. Perfetto. Il blu significa che la corrente sta fluendo. Quanto tempo deve restare ferma l'auto? Quanto è carica la batteria al momento? È quasi scarica, solo il 10%. Allora ci vorranno circa 40 minuti per arrivare all'80%. È un bel po' di tempo. Cosa si può fare da queste parti? C'è un piccolo bar proprio lì all'angolo. Hanno anche il wifi. Devo sbrigare un po' di lavoro. Sì, il wifi lì è molto veloce. Molta gente ci va per lavorare. È un'ottima idea. Le andrebbe di bere un caffè? È molto gentile, ma sto aspettando mia moglie. Ah, capisco. Nessun problema. Grazie mille per l'aiuto. Di nulla, dia un'occhiata all'app ogni tanto. Posso vedere lì a che percentuale è arrivata la ricarica? Sì, l'app le mostra il progresso in tempo reale. E cosa devo fare quando ha finito? Basta premere stop nell'app e scollegare il cavo. Devo lasciare il cavo qui per terra? No, lo riagganci per bene nell'apposito supporto, per favore. Ricevuto. Le auto elettriche sono proprio diverse da quelle a benzina. Sì, ma sono molto più silenziose e rispettano la natura. È vero, in città si guida che è un piacere. Ecco che arriva mia moglie. Ora devo andare. Grazie ancora, mi ha salvato la giornata. Si goda il resto del soggiorno a Oslo e buon viaggio. Grazie, arrivederci. Giulia, mi dai una mano un attimo? Da solo non ce la faccio. Certo, Stefan. Ma cos'è quell'affare gigantesco? È il mio nuovo materasso. È arrivato proprio oggi. Ma è enorme. Perché ne hai comprato uno così grande? Volevo finalmente riuscire a dormire come si deve. Sì, ma ora dobbiamo portarlo al 3° piano. Già, per questo ci serve l'ascensore. Stefan, guarda l'ascensore. È troppo stretto. Se lo mettiamo in verticale, ci starà di sicuro. Possiamo provare. Tu prendi l'altro lato. Ok, io tiro e tu spingi da dietro. 1, 2, 3 e via. Aspetta un attimo, si è incastrato nella porta. Dobbiamo piegarlo un pochino. Attenta alle mie dita, pesa un accidente. Scusa, spingilo più a sinistra. No, a sinistra non c'è più spazio. Prova verso destra. Ora è dentro per metà, ma la porta non si chiude. Il materasso è troppo lungo, dobbiamo piegarlo in 2. Ma si può piegare un materasso. Non è che si rompe. È un materasso in schiuma, non gli succede niente. Ok, spingo con tutto il mio peso. Adesso, presto, premi il tasto del 3° piano. Non arrivo alla pulsantiera. Il materasso è in mezzo. Aspetta, ci provo io con il piede. L'hai preso il tasto? Sì, l'ascensore sta andando, ma non abbiamo più spazio nemmeno per respirare. È comicissimo. Siamo schiacciati come in un sandwich. Spero solo che l'ascensore non si blocchi, saremo stretti. Non dirlo nemmeno. Siamo quasi arrivati. Ecco il 3° piano. La porta si apre. E come lo tiriamo fuori questo coso adesso? Vedrai che salterà fuori come una molla. Fa attenzione. Se scatta ci butta a terra. Lo tengo forte, tu esci per prima. Ok, sono fuori. Ora lascia andare. Incredibile, è balzato direttamente nel corridoio. Per un pelo non prendeva il lampadario sul soffitto. È stato un buon allenamento. Ora dobbiamo solo portarlo in stanza. La camera è proprio qui davanti. Ce la facciamo senza problemi. Grazie Giulia. Senza di te ora sarei sepolto sotto il materasso. Di nulla, ma stasera mi devi invitare a cena. Lo farò molto volentieri. Andiamo dall'italiano. Affare fatto. Ma prima sistemiamo questo coso sul letto. Esatto. A 3. 1, 2, 3. Finalmente è a posto. Sembra davvero molto comodo. Sì, non vedo l'ora che sia stasera per provarlo. Speriamo solo che tu non ti addormenti direttamente a cena. Non temere, al momento la fame è più forte della stanchezza. Ditemi, non fa un caldo esagerato qui in ufficio? No, in realtà trovo che la temperatura sia piuttosto piacevole. Io sto sudando da un'ora mentre lavoro. Forse è per colpa del tuo maglione pesante. No, credo che il riscaldamento sia impostato troppo alto. Io invece ho quasi freddo ai piedi. Vorrei aprire la finestra per 10 minuti. Ti prego, no, altrimenti mi prendo subito il raffreddore. Ma abbiamo un bisogno disperato di aria fresca per pensare. Non puoi semplicemente toglierti la giacca? L'ho già fatto, ma non serve a molto. Se apri la finestra si crea una corrente d'aria terribile.
Che ne dici dell'aria condizionata a un livello basso? Con l'aria condizionata mi viene sempre mal di gola. Dobbiamo trovare una soluzione che vada bene a entrambi. Forse possiamo lasciare aperta la porta del corridoio. Purtroppo non basta per una buona ventilazione. Guarda, il termometro segna solo 22 gradi. Per me, stando seduto, sono decisamente troppi. Nel mio vecchio ufficio ce n'erano sempre 24. Per me suona come stare nel deserto. E per me qui è come stare in un frigorifero. Apro la finestra solo di un piccolissimo spiraglio. E va bene, ma allora mi metto il mio giubbotto pesante. Grazie per la comprensione, è molto gentile da parte tua. Domani mi porterò una coperta calda da casa. È un'ottima idea per l'inverno. Così potrai aprire la finestra più spesso per un attimo. Fantastico, così potremo lavorare bene entrambi. Ora l'aria è già decisamente migliore. Sì, mi sento subito molto più sveglio. Però dopo 5 minuti la richiudiamo, ok? Affare fatto, è un piano equo. Vado un attimo in cucina a farmi un tè. Mi porteresti un bicchiere d'acqua fredda, per favore? Molto volentieri. Si abbina bene al tuo calore. Grazie mille, sei la migliore delle colleghe. Guarda, questo nuovo negozio in centro sembra fantastico. Che cosa vendono di preciso? È un negozio specializzato in dolci giapponesi. Sembra interessante, ma anche un po' insolito. Dai, entriamo e proviamo qualcosa di nuovo. Volentieri, avevo proprio voglia di qualcosa di dolce. Buongiorno, cos'è quella pallina verde laggiù? Sembra un gelato, ma la forma è diversa. È un mochi al tè verde, cioè al matcha. Il tè verde in un dolce sembra molto salutare. Vorrei proprio assaggiarne un pezzetto. Io preferisco quel rotolo rosso laggiù. Sa cosa c'è dentro quel rotolo rosso? C'è scritto che è una pasta di fagioli dolci. Fagioli come dessert. È davvero singolare. In Giappone la gente li mangia molto spesso e con piacere. Ok, ora assaggio il mio mochi. Allora, com'è? È morbidissimo e sa un po' di erba. Di erba? In senso positivo o negativo? In realtà è molto rinfrescante e per nulla stucchevole. Ora assaggio io la mia pasta di fagioli. Hai un'espressione molto sorpresa. La consistenza è totalmente diversa dal nostro cioccolato. Ma ti piace comunque? Sì, è molto dolce e davvero squisito. Vuoi dare un morso al mio mochi al matcha? No, grazie. I dolci verdi sono troppo audaci per me. Guarda, qui c'è persino il gelato al gusto zenzero. Lo zenzero è piccante o sbaglio? Sì, è un mix tra dolce e piccante. I giapponesi hanno idee davvero creative per il cibo. Trovo fantastico poter assaggiare altre culture. Prendiamo una scatola per i nostri amici. È un'idea super per la festa di stasera. Prendiamo semplicemente un mix colorato di tutto. Così tutti potranno testare qualcosa di bizzarro. Speriamo che la pasta di fagioli piaccia anche a loro quanto a me. Glielo diremo solo dopo che l'avranno mangiata. Oh no, ho un problema enorme. Che è successo? Sei pallidissimo. Ho dimenticato il codice della nostra cassaforte in hotel. Non dirai sul serio. I nostri passaporti sono lì dentro. Lo so, e il nostro volo parte tra 3 ore. Pensa intensamente. Che numeri hai scelto? Pensavo di aver usato la mia data di nascita. Fai una prova. Sono solo 6 cifre in fondo. Ci ho già provato 3 volte, ma non va. Forse hai usato la data di nascita del nostro cane? Aspetta, era il 10 maggio 2022. Prova a digitare 00522. No, la cassaforte continua a dare quella luce rossa. Hai forse combinato il nostro numero civico e il codice postale? No, sarebbe troppo lungo per questa cassaforte. E il codice del tuo primo cellulare di una volta? Ma chi se lo ricorda più oggi? Calma, dobbiamo pensare in modo logico. Magari è la data del nostro anniversario di matrimonio. Sarebbe il 12 agosto, quindi 1208. Ma la cassaforte vuole una combinazione di 6 cifre. Allora aggiungi l'anno alla fine. Provo subito. E allora? Ha funzionato? No, ancora messaggio di errore. Sto impazzendo. Ci tocca chiamare il manager dell'hotel. Che vergogna, penseranno che sono un idiota. Succederà a un sacco di turisti qui in vacanza. Aspetta un attimo, ho un'idea. Che idea ti è venuta adesso? Ieri abbiamo parlato dell'indirizzo di tua nonna. E perché avresti dovuto usare il suo numero civico? Perché il numero 4711 me lo ricordo bene. Prova, presto. Ha fatto click, la cassaforte è aperta. Grazie al cielo, abbiamo di nuovo i passaporti. È stata proprio un'impresa faticosa. La prossima volta il codice lo scrivo sul mio telefono. Sì, o semplicemente non usiamo più la cassaforte. Invece sì, è più sicuro, ma non sarai tu a scegliere il codice. Ok, la prossima volta sarai tu la regina dei numeri. Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi sono a Parigi.
Ma perché urli così forte al telefono? Sto registrando un video per i miei follower. La gente ci sta già guardando in modo strano. Non mi importa, voglio diventare una vlogger famosa. Ma sei in mezzo al ponte e intralci il passaggio. La musica di sottofondo di quegli artisti di strada è perfetta. Non puoi farlo più tardi in camera d'hotel? No, un vlogger ha bisogno di emozioni e luoghi reali. Sinceramente, lo trovo un po' imbarazzante. Non essere così timido. Vieni un attimo nell'inquadratura. No, assolutamente. Non voglio finire su internet. Solo un breve saluto ai miei spettatori. Dai. Oggi non ho proprio la faccia da video. Sei fantastico. La telecamera ama il tuo viso. Preferisco tenere io il telefono, così vado sul sicuro. Ok, allora tienilo ben fermo a quest'altezza. Così va bene? Vedo solo la tua testa. Sì, perfetto. Ora racconto qualcosa sulla Tour Eiffel. Attenta, dietro di te c'è un uomo in bicicletta. Oh, per poco non mi buttava a terra. Vedi, è pericoloso stare così in mezzo alla strada. Questo rende il video solo più avvincente per tutti. Ma quante persone guardano queste cose in realtà? Ieri i miei video hanno fatto più di 2000 click. Sono un bel po' di persone, ammazza. Sì, e vogliono sapere cosa mangiamo qui a Parigi. Allora mi sa che dobbiamo proprio andare al ristorante. Esatto, e tu dovrai riprendere il mio piatto dall'alto. Devo farlo davvero prima che ci sia permesso mangiare? Sì, prima il dovere per il vlog, poi il piacere. Mi sa che non sono un granché come cameraman. Te la cavi benissimo, siamo una squadra fantastica. Va bene, finché non devo parlare ti do una mano. Grazie tesoro, il prossimo video sarà un successo. Allora adesso cerchiamo di sbrigarci. Aspetta, devo ancora farmi un selfie per Instagram. Di questo passo al museo non ci arriveremo mai.